tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è recensione del filato Frida di casa Tessiland, ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Frida, casa Tessiland. Io sono innamorata, ve lo dico subito, non me l'aspettavo, è una di quelle scoperte tardive perché il Frida non è proprio una novità e della quale non credo potrò più fare a meno, e dopo questo mega spoiler andiamo a leggere di cosa si tratta. 50% cotone, 50% acrilico, 50 grammi, 175 metri. Signore e signori, cosa vogliamo dire di più? Una resa eccezionale, oltre alla sfumatura, in questo caso che ho scelto io, che è davvero molto interessante. Uncinetti consigliati dal 3,5 al 4,5, ferri 4-5. Che cosa posso dire? La lavorazione di questo filato è estremamente scorrevole, è molto morbido al tatto. Vi voglio far vedere anche i livelli di sfumatura di questo filo, molto stretta, e il filo è proprio sfumato alla perfezione. Un sacco di nuance molto compatibili tra loro danno un effetto meraviglioso sul pannello che ora vediamo insieme. Io ho in costruzione al momento della registrazione il top che è appena uscito, quindi vi faccio vedere le parti per mostrare la resa a maglia alta molto semplicemente. Vedete, questa è la coppa rivestita a maglia alta, oltre al fatto che la sfumatura di questo filato è davvero molto interessante, resta fresco e morbido. Sono davvero molto colpita, non si sfibra nonostante sia composto, come vedete, da vari filettini intrecciati tra di loro. La lavorazione scorre davvero molto semplicemente. Bisogna fare un po' di attenzione al numero di uncinetto, se lo andiamo a scegliere troppo piccolo tenderà un pochino a sfilare, ma con le dovute accortezze non dovreste avere alcun tipo di problema. Quindi questa è la resa del filato con la maglia alta che vi mostro più da vicino possibile. Mi sono davvero innamorata di queste sfumature, lo acquisterò senz'altro in altre varianti. Credo fermamente che sarà il mio filato must have del 2024. L'ho trovato davvero eccezionale, non posso dire altro, non ho altre parole per poterlo descrivere. Ho anche una mezza idea di realizzarci un maglioncino, considerato il 50% di acrilico, credo che settembre-ottobre. Un maglioncino sfumato, ci sta tutto. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se conoscevate questo filato, cosa ne pensate e che cosa ci avete realizzato. Vi aspetto per questo anche nel gruppo Facebook delle croccettine, anche di questo c'è il link in descrizione. Spero di aver fatto cosa gradita con questa recensione, mostrandovi un filato un pochino più da vicino. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, a seguirmi in tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento alla prossima recensione.